pannello ci occuperemo di spiegare quali sono le basi su cui poggiano le antiche discipline astrologiche. Vi forniremo indicazioni in merito allo strumento di calcolo delle posizioni planetarie natali, noto come carta del cielo o mappa natale. Questo mezzo si basa sul calcolo di coordinate spazio-temporali e viene largamente utilizzato da millenni per poter comprendere ed anticipare determinati eventi terrestri, come i cicli delle maree, il cambio delle stagioni, le fasi lunari e più in generale eventi dalla portata globale. Illustreremo passo passo gli aspetti astronomici, mitologici e psicologici legati a questa vasta e complessa tradizione millenaria, con l'intento di renderla accessibile a tutti coloro che avranno la curiosità di scoprire quale sia il proprio imprinting stellare. Ma prima illustriamo le basi della materia. Il termine astrologia deriva dal greco e stava ad indicare lo studio delle stelle. In effetti si trattava di veri e propri studi astronomici, basati sull'osservazione del cielo e delle stelle fisse. Tali studi misuravano il tempo, le ore della giornata, l'inizio e la fine delle stagioni, dell'anno solare. E già nell'antica Mesopotamia questa conoscenza astronomica veniva impiegata per poter seguire e definire i cicli di determinati gruppi di stelle fisse che si presentavano nel cielo notturno con una cadenza ben precisa e ripetuta e che vennero successivamente raggruppate in 12 macrogruppi sotto il nome di costellazioni dello zodiaco, che in greco vuol dire cerchio di animali. Con la nascita dell'agricoltura, molte società dell'antica Mesopotamia avevano l'esigenza di pianificare i tempi di semina e di raccolta, predire eventuali alluvioni o altri fenomeni naturali, e furono in grado di farlo grazie alle informazioni che trovarono impresse sulle pareti di alcune caverne e su delle ossa animali risalenti a migliaia di anni precedenti, contenenti una sorta di descrizione delle fasi lunari e degli effetti osservati a livello terrestre. Non è possibile essere certi che un sistema complesso di previsione astrologica risalga a tempi così remoti della vita umana, ma molte incisioni rupestri dimostrano che l'uomo preistorico non solo abbia sempre osservato i cicli cosmici e fosse in grado di comprenderli, descriverli e riprodurli in maniera esatta, ma che in qualche modo si sia completamente affidato alle stelle anche per avventurarsi in mare aperto alla ricerca di nuove terre. E di certo sappiamo che alcune delle costellazioni prominenti vennero riconosciute e definite anche nel nome già nel 3000 a.C., proprio nell'antica Mesopotamia. Sempre durante questo tempo vennero riconosciuti come pianeti le cosiddette wandering stars, o stelle vaganti, termine che gli studiosi del tempo utilizzavano per differenziare le stelle fisse delle costellazioni da quelle che invece si muovevano nel cielo notturno seguendo un determinato pattern. Uno dei testi più antichi risale al regno di Re Sargon. Si tratta delle famigerate tavolette di Venere di Ammisaduqa. Questi scritti contenevano canti e preghiere da recitare in concomitanza di particolari cicli planetari. La più nota collezione di osservazioni e predizioni astronomiche dell'età babilonese è datata tra il 1350 e il 1100 a.C. Questi testi dimostrano che i babilonesi si
Per quanto invece riguarda i testi contenenti delle informazioni astronomiche, i più antichi risalgono al 2300 a.C. e vennero raccolti in più copie durante l'età ellenistica. Fu solo intorno al IV secolo a.C. che gli studiosi e matematici del tempo furono in grado di calcolare con precisione ragionevolmente accurata gli spostamenti e gli aspetti planetari in termini di gradi e sezioni. Grazie all'evoluzione della matematica astronomica si iniziò ad integrare il calcolo dei fenomeni planetari anche per ciò che riguarda la nascita dell'individuo e per predirne le sorti future. Ciò che viene comunemente chiamato